Quando si sale sul GS 1300 e ringraziamo naturalmente BMW Gecar Genova, Carlo Croce, Max, Marco, tutti quanti i ragazzi che si adoperano sempre per permetterci queste prove, quando voi salite su un GS Adventure, ma soprattutto su questo nuovo Adventure, vi rendete conto di che lavoro incredibile fanno in BMW, perché questo è un bestione da 270 kg, 268 kg, chiaramente peso che come i 239 della base loro vi danno senza optional, praticamente senza optional. Poi avete visto delle riviste cosa dicono, parlano tutti quanti di oltre 258 kg, più o meno 260, dipende quali sono le moto che vengono provate, poi quelle che hanno le redazioni, i vari giornali che poi li pesano. Quindi ipotizziamo un peso similare, su per giù, in proporzione. Questo dovrebbe essere sui 300 kg, più o meno, 290. Ma guardate come tocco comunque bene in terra. Oddio, non benissimo, perché comunque il serbatoio grosso da 30 litri in questa zona centrale si apre, ma poi analizzeremo dopo nel dettaglio l'ergonomia di questa moto. Questa non ha il cambio ASA, quindi abbiamo la nostra cara vecchia frizione. E vi volevo giusto far vedere un pezzettino di città, perché come questo bel bisontone può essere in realtà molto facile, molto, ragazzi, sì. Chiaramente non è una moto per chi ha le prime armi, chiaramente non è indicata a uno che viene da magari uno scooter e vuole prendersi questa moto. Fa una follia, secondo me, deve passare prima da qualcosa di un pochino più semplice, ma vi assicuro che come seconda, terza moto già la potete prendere in considerazione, perché è di una facilità incredibile, ragazzi, incredibile. È solo il mio secondo GS, sì, lo so che ragazzi non sono tantissimi, è vero, avete ragione, è solo il secondo Adventure che io provo nella vita, eppure ragazzi sono entrato apposta in terza in questa rotonda. Guardate come viene via, cioè potete girare con una facilità che ha qualcosa di incredibile ragazzi. Allora ragazzi, se siete arrivati però fin qua, tanto che ci trasferiamo fuori dalla città, vi do giusto il tempo, anche se poi voi in realtà lo vedrete con un trick taglio, per iscrivervi al mio canale, mettere un like se vi piace questo video, guardarvi tutte le altre prove delle BMW che io ho. Io adesso mi godo in surplus questa uscita dalla città, con la mia sella riscaldata, le mie manopole riscaldate, tutta la protezione che si può desiderare da un GS, e noi ci rivediamo fra poco. Vi lascio a Langi che vi mostrerà, vi presenterà la moto prima di poi vederla in azione fra le curve. Una strada lunga e stretta qui, nel silenzio di una giornata blu, sento il battito del cuore. Ci siamo visti già recentemente qui, proprio con un GS, eravamo proprio in questa posizione, e ogni volta che sono qua con un GS, diciamo che le ultime volte ho preso freddo, ma mi sono anche sempre tanto divertito, perché ragazzi io è soltanto il secondo Adventure che provo, ma io mi sono giusto segnato due cose, perché il tempo purtroppo per provare queste moto è ristretto, perché sono talmente richieste, ragazzi, che col contagocce vengono date, ed è una cosa incredibile, ma quando la si prova si capisce il perché di tanto successo di questo progetto. Allora, se la GS 1300 stupisce da un lato, perché hanno fatto dopo tanto che è stata mastodontica, loro sono andati in controtendenza, hanno fatto una moto più slim, qua sono andati nella direzione opposta, cioè hanno cercato una moto che fosse il top per il turismo, per il viaggio. Ci sono riusciti sì. Io prima però vi invito, ragazzi, a iscrivervi al mio canale, registratevi, fatelo, controllate di essere sempre registrati, di avere sempre la sottoscrizione attiva, perché YouTube spesso toglie le iscrizioni, quindi magari non vedete dei miei video perché ve li perdete, perché non siete più iscritti. È un progetto è eccezionale, perché voi vedete una moto veramente mastodontica con questo stile da moto Hammer, ma appunto tutti stavano inseguendo il filone del GS, e ora però dovranno inseguire questo di filone, perché lei ha cambiato rotta, lei lo può fare, è come se fosse, diciamo, iPhone per Apple, che possono fare un po' quello che vogliono, perché poi tanto ci sono gli altri che seguono e che copiano.
ma arrivare senza un boxer a una moto così grossa e pesante, che si guida con questa leggiadria, con questa leggerezza, con questa facilità, potrei continuare con gli aggettivi per ore. Per gli altri sarà veramente difficile e io ritengo anche impossibile. Non è possibile arrivare a un tale livello di perfezione teutonica. È divertente? Sì, è divertente. Adesso che la Forcella ha questo nuovo sistema anteriore, è divertente sulla GS normale ed è divertente anche su questa. Ci sono viti Torx a vista, ci sono i ganci dove si possono attaccare borse, borsine. Questa è l'essenza del GS Adventure ed è uno stile che, se sulle prime vi lascia perplessi, e io stesso quando ho fatto dell'ironia l'ho paragonata a un camion, tutto quello che si vuole dire si può di questa moto, ma è veramente ragazzi, è così, o la si ama o si odia, e io, indovinate voi da che parte sto. Non me la comprerei, sono sincero, perché comunque la ritengo troppo grossa. Averla in garage lo ritengo troppo ingombrante. Immaginarmela a pieno carico con borse, passeggero, anche se si abbassa, mi spaventerebbe. Ma questa moto sono riusciti a fare dell'incredibile, perché questa moto si può regolare da 790 mm se si scelgono sospensioni basse e una delle 2 miliardi di selle che ci sono. Con l'abbassatore si scende di altri 30 mm, quindi il range può andare da 790 a 915, ragazzi, sono 12,5 centimetri. Cresce nel peso, che come vi ho detto nell'onboard passa dai 239 della normale a 269 con i vari pacchetti, perché loro ovviamente il peso lo misurano senza i pacchetti, quindi tutte queste cose pesano. Ovviamente si sale e si sfiorerà i 300 kg, più o meno 290, così come anche i soldini, ragazzi. Si arriva, perché lei parte, e ve lo dico già, da 24, se vi siete per caso innamorati o se ci state pensando, da 24.000, ma con i Dynamic Innovation Touring si arriva quasi a 28.000, poi se ci mettete il cambio automatico si arriva a 900 euro in più, 570 per l'adattatore dell'altezza dinamico, che quindi quando scendete sotto i 25 km orari si abbassano le sospensioni, quando salite sopra i 50 si rialzano. Se ci mettete anche le borse, ragazzi, si sfondano i 30.000 e si raggiungono quasi i 32.000, e lo dico perché ho fatto la prova col configuratore, quindi questo è quello che costa avere una macchina, una moto che può sostituire una macchina. Chiaramente se non potete andare in 3 o in 4, perché in 2 sì, in di più ancora non l'hanno fatta. La struttura quindi guscio in acciaio, telaietto posteriore e il cardano sono invece in alluminio, 4 riding mod, la struttura che è tutta nuova per sostenere anche le borse laterali, questi attacchi. Rispetto alla GS normale si aggiungono i faretti che adesso vi faccio vedere, che sono Matrix LED. Esteticamente più che altro è serbatoio d'alluminio da 30 litri che vi occupa un bel po' di spazio. Qui c'è un gancio per una borsa da serbatoio che poi può essere ribaltata, quindi avete facile accesso al tappo del serbatoio per lo smartphone, con anche la presa USB. La frenata mi è piaciuta molto, il posteriore, un po' meno l'anteriore, che forse sono gli stessi freni della normale, però forse qua con questa massa in più sento meno l'attacco un po' meno brusco, chiaramente. Ragazzi, la guidate che avete questa gestione del gas perfetta, in Dynamic è un lievissimo on-off che non mi ricordavo. Entrate in curva con una leggerezza, ridate gas, uscite, mantiene la traiettoria, rimane sempre bella stretta, non tende ad allargare. Frenate e sentite l'anteriore bello sostenuto, ma che comunque il trasferimento di carico un po' c'è, e quindi vi aiuta ad avere confidenza con la moto. Veramente un progetto eccezionale, ragazzi, fantastica, fantastica. Adesso vi volevo parlare un pochettino dei lati un po' negativi. Sono il cambio, che io avevo trovato buono sul GS 1300 quando leggevo invece le critiche, che era molto contrastato, leggevo. Su questa l'ho trovato contrastato, quindi dovete un po' insistere o dovete essere abbastanza decisi nella cambiata. Altra cosa che del lato ergonomia non mi fa impazzire è ovviamente il serbatoio. Sul GS normale non lo avvertite, su questo sì, perché qua si allarga molto e quindi col ginocchio un pochino non riuscite a stringere bene le gambe. Altra cosa che non mi fa impazzire è il fatto che il parabrezza io non riesco a tenerlo nella posizione più alta, perché non è concavo come per esempio sul Multi 1200, cioè il taglio non è fatto così, ma è fatto in questo modo, l'arco, quindi ce l'avete dove praticamente andate a guardare voi la strada con lo sguardo. Vi faccio vedere come si sta in sella se siete 1,70.
state in sella così e avete le pedane che sono un po' d'intralcio, sono proprio lì come mettete giù i piedi, quindi dovete tenere le gambe, direi che dietro non ci riuscite e ovviamente le tenete un po' in avanti, oppure ce l'avete proprio contro. Posizione neutrale, il manubrio che non è neanche troppo largo in proporzione alla moto, sella comoda, grande libertà di movimento, una moto che se la provate non fate l'errore, se avete il dubbio o se andate con la moglie, perché la comprate sicuramente, perché invoglia veramente a giocare. Vi faccio notare questo dettaglio, serve perché se cadete o se appoggiate la moto non ve la fa inclinare troppo e quindi vi permette di tirarla su più facilmente, perché lei si va a sdraiare meno. Un breve panoramica sul dashboard con il tasto, questo qua, ecco, potete andare nei vari menu, il mio veicolo, selezionate, qui ci sono tutte le varie informazioni, poi invece se andate avanti e andate nella parte delle impostazioni, in assist, e qui ci sono le sospensioni dove si può scegliere, per esempio vedete che io in road le ho modificate, gli step cui vi parlavo, ci sono 5 step di regolazione che agisce sull'idraulica, di tutte e due le sospensioni, non si può agire in maniera separata. Come si guida bene, come non vi dà assolutamente la percezione del peso che ha questa moto, eppure la vedete enorme, sembra un Hammer, è un Hammer, ma quanto è bella ragazzi, quanto è bella, non posso non fare i complimenti, non posso non sbilanciarmi e dire mamma BMW, quanto sono stati bravi, quanto sono sempre bravi con questa moto, ma d'altronde ragazzi, se mi era piaciuto il 1200 Adventure non poteva sicuramente anni dopo, non può non piacere questa. Soliti regimi di rotazione a 130 indicati, che girerà molto basso, sappiamo già che gira intorno ai 4200 giri più o meno, così vi parlo anche delle vibrazioni. Lo simuleremo in una quarta, vediamo. A 4500 compare qualche piccolissima vibrazione solo sulle pedane e appena anche sul manubrio, ma veramente leggera, sono in realtà a medio-alta frequenza, non sono classiche vibrazioni da bicilindrico. Una strada lunga e stretta qui, nel silenzio di una giornata blu, sento il battito del cuore che va come un ritmo selvaggio che non sa. Sul GSM lento voliamo via, in BMW che nessuno può fermare. Una moto che sa di tradizione e di innovazione, come una canzone dolce e forte come un treno nel vento del viaggio. Noi siamo sereni, ti porterà a sommete nuove, ogni curva un'avventura che si muove. È di un gustoso, è bilanciatissimo, equilibrato, facile, lo butti dentro coi freni in mano, rimane lì in accelerazione, ogni tanto l'anteriore, forte dei 149 Nm di coppia, cerca di venire su, ma poi c'è l'elettronica che fino adesso ovviamente sto andando sul velluto, visto l'asfalto, ma non si sente intervenire mai. Anche gli angoli di piega chiaramente li sto tenendo ovviamente ridotti, che si muove bene in sella liberamente, soltanto il cambio che si impunta un pochino, gli spostamenti in sella però sono perfetti e riesco veramente a muovermi liberamente, e in uscita di curva o a centro curva, se arrivate leggermente come vorreste correggere la traiettoria lo potete fare, lei ve lo concede, vi dice sì, tirami più dentro se vuoi Angie, va bene così. Frenata incisiva ma non troppo, non mette in difficoltà, la frizione non la sto mai usando, le teste ho imparato a spostare la gamba un pochino lateralmente, non mi danno così tanto fastidio, bisogna farci un po' l'abitudine. Anche in mappatura dynamic le sospensioni comunque mantengono sempre un piccolo, certo leggero
senso di galleggiamento, questa sorta di tappeto volante. Si avverte anche un pizzico di on-off, la vedete nelle cambiate che si ha quel piccolo beccheggio, e sono le sospensioni che non sono così ferme. Il freno posteriore è veramente incisivo e lo potete usare, non mi ha dato fastidio. La frenata combinata non mi sta dando particolare noia. Guardate qua, la tengo di gas e inizio a aprire, e poi è dolcissimo, ma una forza brutale. Frenata anche col posteriore, a me non sta dando fastidio, comunque non lo sento lavorare così tanto la ripartizione. Sento la leva che un pochino cambia un po' la distanza, ma non mi dà fastidio, devo dire che non è per nulla fastidiosa. Avete visto lì? Tanto è buono il freno posteriore, non ho chiuso il gas e ho modulato col freno posteriore per regolarmi la traiettoria come la volevo. Mi piace veramente tanto la frenata che ha il posteriore, ma adesso tireremo le conclusioni. Guardate come si raddrizza bene, veramente fantastica, è molto più presente l'anteriore, parallel lever rivisti completamente rispetto al 1250 e permettono e godono di una sensibilità che prima non si aveva, è proprio vero. Guardate come si riprende il gas in mano come fosse un burro, guardate qua anche in molta fase delicata, andiamo quasi al minimo di giri. Vediamo all'opera questi Matrix LED, vediamo com'è l'illuminazione, si vedono già, anche se non è buio ragazzi, si vede un fascio bianco veramente fortissimo davanti a me. Sì Angie, sembra una ricetta facile quando tutto viene fuori così in modo naturale. Un bialbero, 4 valvole, shift cam, quindi a fasatura variabile, 145 cavalli e non sentirli, così come non sentire il peso del GS Adventure. 149 Nm a 6500 giri, il cambio sotto il basamento, il baricentro si alza leggermente, ma la guida rimane veramente intuitiva. Sembra veramente semplice la ricetta che si ha sul GS Adventure, e quando tutto sembra così semplice ti rendi conto invece dell'incredibile lavoro che è stato fatto. Guardate, vedete in terza, e questo è un 4 cilindri, non è un 2, si sono sbagliati, c'ha un 4. Ma posso fare 2 chiusure nel video ragazzi? GS 1003 Adventure, se volete la top del top. A fare tutti questi video mi sta venendo voglia di averle tutte lì e fare una comparativa fra la Tiger 1200, la multi, perché mi ricorda come comodità e come morbidezza, un po' mi ricorda la Tiger 1200. Se vedete qualcuno che lo fa, che la usa tutti i giorni, non vi stupite, perché ragazzi è come avere uno scooterone, tanto vi mette a vostro agio. Per la prova del GS 1003 Adventure da Angie è tutto, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima. Gas con prudenza, passate da BMW J-Car, per Angie è tutto, assolutamente top. Ciao da Angie! Siete fiero su questa bestia che non conosce freno, protezione avventura in un solo nome, BMW giusto nei nostri cuori suona. Attraversiamo terre senza confine, nel vento e nella pioggia.